Buongiorno amici, finalmente abbiamo preso la barca per andare a vedere le foche, ma questo lo vedrete tra poco. Poi il tempo è cambiato, ma questo non ci ha impedito di pilotare un traghetto, entrare nei relitti. Mi piacerebbe andare in giro con uno di questi. E soprattutto fare una mangiata memorabile direttamente sulla spiaggia. Mettetevi comodi, che si parte! Abbiamo preso dolce e caffè insieme, illi rigorosamente. E i biglietti per la visita alle foche li abbiamo ritirati in questa capanna vichinga. E prima di prendere la nave potete raccogliere un po' di conchiglie. Terra, vedo terra. Ed eccoci qua pronti a partire. E finalmente si parte. Forse potrebbe sembrare una delle tante gite che si possono fare in giro per l'Europa, ma per noi salire su questa nave è un sogno che sta nel cassetto da diversi anni. E appena partiti, chi aveva le giacche ha incominciato a chiuderle. Dalle spiegazioni in olandese abbiamo solo capito che il capitano stava parlando con una Sara. Invece quelle tedesche ci sono state più d'aiuto, perché ahimè la signora ha detto che l'acqua è abbastanza alta e che le possibilità di vedere bene le foche non sono molto buone. Però vabbè dai, aspettiamo di arrivare. Nel frattempo le hostess del bordo stanno passando per chiedere se vogliamo cono o bomboniera. E abbiamo cominciato a intravedere le foche di là su quella linguetta di sabbia. Adesso ci stiamo avvicinando. Le vedi adesso? Purtroppo noi non abbiamo un teleobiettivo per poterle avvicinare, ma vi posso assicurare che con binocolo le abbiamo visto benissimo. Abbiamo cercato di fare le riprese al meglio dell'attrezzatura che abbiamo, ma verso la fine il comandante è riuscito a avvicinare la nave qualche metro in più. Ma dall'altra parte non è che si possono disturbare più di tanto? Alla fine non siamo riusciti a avvicinarci tanto. Io le ho viste con il binocolo, Sasha sta cercando di fare qualche ripresa, però sono magnifiche veramente, sono lì spiaggiate a prendere il sole, un'emozione unica. Sembrano degli enormi tronchi sulla spiaggia di una pigrizia impressionante. Sono lì proprio, non gliene frega niente, potrebbe anche passare un carro armato vicino, loro non si muovono proprio. Ora? Io sono contenta, alcune sono enormi, gigantesche. In un momento di ispirazione abbiamo posizionato l'obiettivo del telefono davanti al binocolo, impresa pressoché impossibile, però abbiamo portato a casa qualche ripresa anche in questa modalità. E dobbiamo dire che questi signori sono veramente bravi. Acqua è alta, come hanno detto, non è facile avvicinarsi alle foche per vederle tante, però siamo qua tipo da 45 minuti, continuano a girare la nave in tutte le direzioni, così tutti possono vedere, assaggiare almeno un po' di quelle bellissime bestiole che sono lì spiaggiate. Forse questo potrebbe sembrarvi un tour troppo turistico, ma se no come cavolo fate a vedere queste foche? Appunto, dopo aver visto le foche andiamo verso una gelateria che quanto pare è più famosa dell'isola di Texel, però c'è il mondo parcheggiato davanti, speriamo di trovare un posticino.
Sono i fiori dei carciofi e sono qua in vendita, sono bellissimi. In realtà questa non è una gelateria qualsiasi, questa è una agrigelateria presso una fattoria, e quanto è famosa ve lo faccio vedere adesso. E speriamo che il gelato è altrettanto buono. Purtroppo tutto quello che abbiamo detto non si sente, in quanto i vicini tedeschi litigavano così tanto che la GoPro, in questo caso, ha deciso di registrare soltanto loro. Il gelato è incredibile, ci sembrava di essere in Italia, ma ha preso caramel e stracciatella. Caramello, che dentro proprio petti di caramello. Speriamo che non ci vietano ingresso in città alta dove è stata inventata, ma stracciatella è pazzesca. No, infatti ho visto lo fanno dietro artigianale, stanno lavorando nei laboratori, è buonissimo. E anche se sembra che dentro non c'è nessuno, la situazione in questo momento è questa. Quindi io sono stata fortunata a poter averlo preso dopo mezz'ora di attesa. E dopo pecore, asini, foche abbiamo trovato i bambi. Guarda se non si imposa. Adesso andiamo a vedere le signore mucche. Ed ecco la produzione del latte per il gelato. E questa signora va da sola per farsi mungere. Eh sì, perché qua le mucche fanno tutto da sole. E qui potete anche seguire l'intero processo di mungitura automatica. E questa è la zona riposo. E siamo rientrati nel nostro mini campeggino, adesso prepariamo la cenetta con questa bellissima vista. Buongiorno! Buongiorno amici, oggi una tipica giornata olandese. C'è tantissimo vento, un po' di acqua, anche se dovrebbe piovere un po' di più, ma noi proprio per questo motivo partiamo subito. Ed ecco a voi una tipica strada sulla isola di Texel, e lo spostamento più lungo abbiamo visto richiede ben 15 minuti. Di musei ne abbiamo visto tanti, ma uno così mai. Sembrava soltanto un'attrazione turistica da pochi soldi, ma si è rivelata un'esperienza imperdibile, perché è tutto vero. Siamo venuti a vedere Imperdibile Shipwreck Museum. È in pratica un museo dei relitti del mare e di tutto quello che ha sputtato il mare sulla spiaggia. Già qui all'ingresso abbiamo le barche sventrate, gomoni distrutti, ma non solo, anche le boe che sono finite fuori dall'acqua. E qui troviamo soprattutto le ancore, una tra le altre cose così arrugginite che quasi non c'è più. Brevemente, i signori norvegesi sono venuti con questo yacht fare il giro sull'isola di Texel. Alle prime esperienze, come c'è scritto qua, completamente senza esperienza, arrivata una tempesta e questo è il risultato. E questo è un timone che sembra proprio mangiucchiato. Sinceramente non so se sono sommergibili o qualcosa di simile. Mentre questo è decisamente cabina di un peschereccio. L'hanno pure organizzato in modo tematico. Qua ci sono anche i guanti. Non so perché c'è sempre quel dito medio che è in cima. Bello che c'hanno pure la cucina dietro. Il biglietto d'ingresso costa 7,5 € e all'ingresso troverete anche un bar veramente ben tematizzato. C'è una marea di barometri. Non sappiamo dove girarci, lui ci ha detto seguite la rotta verso il museo, ma questo è tutto museo. Qui abbiamo un altro timone enorme e un sacco di boe di distanziamento. Quelle che stanno sui bordi delle barche così non picchiano una sull'altra sul muro. E questo? Ma è di ferro o è di qualcosa? È di ferro però ormai. Un'elica. Questo faro dietro le mie spalle, così piccolo, che era posizionato sopra una casa. Poi dopo l'hanno cambiato con quelli moderni alti, però è stracurioso. Un po' di cime, corde per quelli che non lo sanno cosa sono le cime. E visto che siamo in Olanda ci saranno anche le biciclette. E questa cosa mi piace particolarmente. Tutti i tappi di plastica raccolti sulla spiaggia. E questo sembra proprio una barca. Wow!
Sinceramente non so per cosa lo stavano utilizzando. Dopo le storie che abbiamo pubblicato su Instagram direttamente dal museo, ci avete detto che si tratta delle scialuppe di salvataggio utilizzate sia sulle navi che sulle piattaforme petrolifere. Grazie. Adesso te lo dico. Pronti? Via. Wow. La guida di un sottomarino. Sì, proprio non si vedeva niente. Questo. E queste sono le bombe che loro dalle navi buttavano in mare e poi in base al peso e contrapeso le bombe galleggiavano. In realtà la bomba è questo e questi erano i pesi sulle quali venivano agganciate. Le so tutte! Speriamo che quella bomba lì non è a tiro. Vedete queste punte che spuntano fuori? E quella roba lì quando veniva toccata da una nave provocava l'esplosione. Ma le immagini, questo sembra proprio un bellissimo Rolls Royce che era montato sull'aereo Lancaster, mentre questo dovrebbe essere motore di una nave. È un altro shipwreck dove non si può entrare, però si può avvicinare. Adesso al di là se un relitto o no, ma questa qua è proprio bella. Un'altra elica e un'altra ancora, e con questo bastone ti raccoglievano quando eri in acqua. Mi sa che è affondata anche una nave russa Dell'epoca di Unione Sovietica, ovviamente. Vicino a questa enorme ancora si trova un campanino interessante. Dentro ci sono tutte le cose che le persone hanno trovato in spiaggia. Oddio, ma questo sembra il posto più bello del mondo. E c'è pure una cosa strana. Ci sono pure le lettere e c'è una marea di salvagenti delle navi naufragate. Pensate, un carico di banane perso sulla spiaggia. Ma non immaginate quante navi sono naufragate e hanno perso il carico. Per esempio qua abbiamo visto che in una volta sono state perse 10.000 scarpe. E le scarpe Puma degli anni 70. Perché io me le ricordo bene, le desideravo tantissimo. Andiamo a vedere il film sul più famoso raccoglitore delle spiagge, che gira le spiagge con la sua bici e raccoglie le cose. Da quello che abbiamo capito, l'isola di Texel deve tantissimo a questa persona, non soltanto per il museo, ma anche per la pulizia delle proprie spiagge. Così anche sfattiamo sto mito che uno non può fare tanto. Forse non tantissimo, ma può dare l'impulso per cambiare le cose. Questa qua è la bicicletta che il signore utilizzava per raccogliere tutte le cose. I guanti dei pescherecci potrebbero essere venduti come un kebab. Jean-Luc Picard è arrivato qua a Texel direttamente da Brighton, Inghilterra. Invece devo chiedere a mio fratello se gli serve. Forse potrei farmi la barba. Loro non si rendono conto, ma alcuni computer che abbiamo intravisto qua potrebbero valere centinaia di migliaia di euro. E una parte del museo è dedicata alla guardia marina, sia quella che fa servizio in mare che quella che lo fa in spiaggia, ovviamente, perché qua con tutta la sabbia ci vuole. Vediamo se si entra anche qua, sembra un labirinto. Wow. Proviamo a salire. Questo credo che rappresenta le navi, quelle che trasportano i traghetti. È un taglio. Questa è la cabina originale Di questo traghetto che stavano utilizzando nel mare nel nord. Nel 2018, quando hanno smesso di utilizzarlo, praticamente hanno donato questo pezzo di cabina a questo museo, ma è tutto originale. Oltre a bere caffè, che è normale, all'epoca si poteva pure fumare nella cabina. e penso che è giunto l'ora del caffè. È un po' tardi, però lo prendiamo comunque. Bye, thank you. E ora dove ci porta Maya? Non lo so, ma mi dici di girare, gira. Siamo arrivati in Danimarca. Ops, non mi fa più girare. Ma io hai fatto un disastro. Sì, adesso ci cacciano. Adesso lui farà meglio. La nostra visita al museo si conclude qua. Adesso andiamo avanti.
E siamo arrivati ad Edinburgh, quella che dovrebbe essere la più grande cittadina sull'isola. E possiamo dire che assomiglia abbastanza a Get the Cock che abbiamo visto l'altro giorno. Adesso proviamo a trovare la via principale. Beh, se non la via, abbiamo trovato la piazza. E appena arrivati al centro c'è il museo. Una porta in legno con una porticina con iscrizioni che sembrano delle rune. E subito di fronte la dolce vita con Birra Moretti e la pizzeria Venezia. Devo dire che a Venezia abbiamo mangiato un'ottima pizza, però chiamarla pizzeria Venezia potevano magari avere un po' più di fantasia. E questa piazza centrale non è soltanto interessante perché è piena di ristoranti, ma anche per la sua architettura, perché tutti gli edifici sono costruiti con dei mattoni, dei quali alcuni hanno colori naturali, cioè colori della terra, mentre altri sono stati pitturati, quindi un arcobaleno di mattoni. Io adoro le loro finestre enormi e loro che pranzano in vetrina, ma loro la sera non soltanto cenano, ma guardano anche la televisione. Puoi anche startene lì davanti e guardare insieme a loro. Oh, in questa piazza quasi al centro c'è anche il cinema. È vero che ormai non prestiamo più attenzione se piove o non piove, ma adesso è incominciato a piovere un po' più seriamente. L'unica cosa che mi dispiace in realtà è che con questo tempo con GoPro le riprese non usciranno, perché le riprese senza il sole non rendono quanto è bello questo posto. Ma che cosa vendono in questo posto? Potrei comprarmi la pagaia, ma è un po' corta per il SAP. Guarda, bellissimi fiori di carciofi. E queste tende che noi abbiamo a casa, che sono anti-zanzare, anti-mosche, noi abbiamo dovuto acquistarle a Napoli perché nel bresciano non le fanno. Poi in Puglia non hanno fatto in tempo a farcele, quindi ahimè online da Napoli. Guardate qua. E c'è la cuccia per i gatti in lana di pecora. Eppure le calze. Ci sono pure camicie hawaiane. E c'è pure la borsa che abbiamo visto sia a Vieste che a Skagen in Danimarca. E questa è la loro tipica bevanda di Texel. Ma noi siamo praticamente stemi e non ci interessa. Però c'è una cosa che dobbiamo provare: birra di Texel. Ma più che la birra di Texel volevamo andare a mangiare in un pavilion sulla spiaggia. E per la spiaggia abbiamo scelto quella dove siamo stati primo giorno con il sole, dove il pavilion era strapieno. Abbiamo deciso di provare di mangiare qua, poi dobbiamo vedere se è aperto. Profumini si sentono. E poi c'è lì. E dove c'è lì? C'è casa. Purtroppo nel locale c'era musica abbastanza alta, quindi noi abbiamo dovuto mettere una musica di sottofondo cercando di combattere il copyright. Are you open? Yeah, ok. Ma che bello, sono aperti. C'è la terrazza meravigliosa chiusa. Andiamo di là. Ma guarda anche qua che bello. Allora, sul menù c'è scritto che ci sono alcune cose che si possono mangiare dalle 11 e le 11 sono passate. Poi ci sono alcune che si possono mangiare tra le 11 e le 16 e io ho chiesto una di quelle e mi hanno detto no, quelle si mangiano dopo le 16 e però è tutto in olandese. Prenderò anche un po' della tua. Sì. Qua purtroppo non hanno tutte le tipologie della birra di Texel e mi sembra anche molto strano. Hanno soltanto quella abbastanza forte. E noi che siamo quasi estremi, cioè beviamo soltanto la birra leggerissima, lei addirittura solo Radler, non l'abbiamo presa, però Heineken va bene lo stesso. Comunque le cittadine sono pieni dei locali con profumini veramente invitanti, però non vuoi mangiare in un pavilion con questa vista qua. Lei mi aveva detto che sono le cozze. Pensavo di aver ordinato le cozze, invece sono gamberoni, va bene lo stesso. Va bene. Partiamo con chips, maionese, che buonissimo. E questa è l'altra salsa. Molto buona. Sprizzettina di limone. E ora qui ci tocca a te. Veramente buono. Questo è praticamente uguale a quello che abbiamo assaggiato a Haarlem qualche anno fa ed è veramente buono, non è grasso per niente, pazzesco.
volete veramente riposarvi una settimana, venite all'isola di Texel, ve lo assicuro che vi riposerete. Su quest'isola sono talmente tutti calmi e tranquilli che non lo potete immaginare, ma non dico smorti, sono sempre in movimento, camminano, vanno in bici, ma sono tranquilli, sono rilassati, sia turisti che la gente del posto. Abbiamo preso dolce e caffè insieme, illi rigorosamente. Abbiamo preso una semplice panna montata, perché ogni tanto ci piace mangiare con il caffè, cioè mettere nel caffè a posto del latte. Però questa non sembra proprio, anche se probabilmente lo è, una panna da quella della bottiglietta che spruzzi. Non si sente quel gusto che sembra sempre metallico. Questi portavasi in paglia sono stupendi, atmosfera veramente rilassante, da vacanza. Abbiamo mangiato veramente bene, che in questi posti non è scontato. Qua le cameriere fanno doppio lavoro, quando non servono a tavoli portano la sabbia indietro sulla spiaggia. E dopo aver girovagato per l'intera giornata, una volta tornati nel campeggio, la proprietaria ci ha messo siano 2 secondi a convincerci di uscire di nuovo. E questa è la nostra ultima sera sull'isola di Texel e Bianca ci ha detto di provare a venire in questa spiaggia a vedere se ci sono le foche. Abbiamo aspettato la bassa marea, adesso andiamo. No! Queste sono le famose pecore di Texel. E quelli signori laggiù sono in ricerca delle ostriche, che è un'altra attività che potete fare qua sul Texel. Ebbene sì, siamo imbacuccati bene, ma volevo dirvi che fino a un paio d'ore fa acqua era qua. Ora è difficile vedere dove finisce la terra. Potete salutare i nostri iscritti per favore? Niente. Ciao Piccia! Che bella che sei! In un momento non capivo se erano le mucche, cioè vitelline o le pecore. E sono le pecore. Sono le pecore, che belle che sono! Ciao pecore! Queste sono state brave, vi hanno salutato tutti. Le foche non le abbiamo trovate, però almeno ci abbiamo provato. Sì, ci abbiamo provato. Vabbè, abbiamo visto degli uccelli che erano bellissimi. Adesso una doccia veloce e a letto, perché domani mattina c'è il traghetto. Purtroppo nel prossimo episodio lasceremo Isola di Texel, ma andremo a vedere qualche tonnellata di formaggio, un bellissimo gatto, ragazzi di una volta e tante altre cose. Il nostro mini pranzo si è trasformato in un pranzo gourmet. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.